In questo video vediamo 4 strutture grammaticali che si usano per enfatizzare un elemento della frase. Ho già parlato di questi 4 costrutti in altri video, ma qui li vediamo da un punto di vista diverso, a partire da una situazione concreta, e vedremo come appunto ci permettono di formare frasi un po' più interessanti. Questi costrutti, secondo me, sono assolutamente fondamentali per passare da un livello intermedio a un livello avanzato. Dunque, la situazione è questa. Abbiamo una di quelle belle case di campagna a 2 piani con un cortile, e nel cortile ci sono dei bambini che giocano a pallone. Poi a un certo punto scoppia il temporale e i bambini tornano a casa. Fin qui tutto bene. La sera la mamma, quando sale al secondo piano per andare a dormire, scopre che una finestra è rotta, c'è un vetro rotto. Allora la nostra frase è questa, la leggo. La mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che il temporale ha rotto il vetro. La parte che ci interessa è l'ultima parte della frase. Il temporale ha rotto il vetro. Ora, non c'è niente di grammaticalmente sbagliato in questa frase, ma il problema è che è un po' piatta. Segue la struttura standard, soggetto, verbo, oggetto, ma nessuna parola viene evidenziata in maniera particolare. Facendo un'analogia, si potrebbe pensare a un teatro, dove il palcoscenico è illuminato in maniera uniforme, quindi non c'è nessuna parte del palcoscenico, non c'è un attore o un'attrice in particolare che vengono illuminati, ma tutta la scena è illuminata in maniera uniforme. Quello che invece vogliamo fare è puntare una luce, appunto come si fa su un palcoscenico, puntare una luce su un elemento particolare per evidenziarlo, per enfatizzarlo. E in questo caso l'elemento della frase che vogliamo enfatizzare è il temporale, perché è quella la novità, perché prima la mamma pensava che fossero stati i bambini a rompere il vetro e poi si accorge che è stato il temporale. Quindi tenendo questa frase vogliamo enfatizzare il temporale. Come possiamo fare? Potremmo farlo attraverso il tono della voce. Potrei tenere questa stessa frase senza cambiare niente e enfatizzare il temporale col tono della voce. E quindi potrei dire, per esempio, la mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che il temporale ha rotto il vetro. Si potrebbe fare, e infatti lo facciamo nelle nostre conversazioni quotidiane, ma non è di questo che voglio parlare qui. Qui voglio invece vedere 4 strutture grammaticali che servono appunto per mettere in evidenza una parola, in questo caso per enfatizzare il temporale. Il primo modo è quello di usare una frase passiva. Parliamo sempre dell'ultima parte della nostra frase e quindi con una frase passiva la nostra frase diventa: la mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che il vetro è stato rotto dal temporale. Perché funziona? In sostanza funziona perché ho invertito la posizione di soggetto e oggetto. Quindi quello che prima era il complemento oggetto, il vetro, ora diventa il soggetto grammaticale della frase, quindi viene prima del verbo, mentre quello che prima era il soggetto, il temporale, ora diventa l'agente. È stato rotto dal temporale. E la cosa importante è la posizione. Ora il temporale viene alla fine della frase. E perché è importante? Perché normalmente, quando comunichiamo, tendiamo a mettere prima la parte nota, cioè quello che già sappiamo, e poi alla fine della frase mettiamo l'elemento nuovo, quello che vogliamo veramente comunicare. In questo caso, appunto, vogliamo comunicare che il temporale ha rotto il vetro, che il vetro è stato rotto dal temporale. Quindi mettendo il temporale alla fine della frase, automaticamente lo enfatizziamo. Appunto è come se il nostro faro, la nostra luce, puntasse in quel punto, cioè puntasse sull'ultima parola della frase, che quindi viene enfatizzata.
quindi la frase passiva in questo caso va benissimo. Il problema è che forse è un po' macchinosa e non sarebbe forse la soluzione più comune. Le frasi passive si usano spesso quando l'agente non viene espresso. Con l'agente espresso, a mio avviso, diventano un po' macchinose, ma funzionano. Funzionano in questo caso appunto per mettere in evidenza una parola. Quindi teniamo presente che questa è una delle funzioni delle frasi passive. Ma ci sono altri metodi, forse un po' più comuni. Il secondo metodo è la dislocazione a sinistra. La nostra frase diventa: la mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che il vetro l'ha rotto il temporale. È lo stesso principio di prima. Abbiamo messo il temporale alla fine della frase, quindi in quella posizione illuminata dal nostro faro evidenziatore. E possiamo anche considerare questa struttura come una domanda-risposta. Non è proprio il metodo ortodosso di spiegare questa struttura, ma spiego cosa intendo dire. Quando diciamo il vetro l'ha rotto il temporale, potremmo considerare il vetro come la domanda: chi ha rotto il vetro? E la risposta naturale a questa domanda sarebbe: l'ha rotto il temporale, che infatti è esattamente l'ultima parte della nostra frase. E quindi si capisce anche perché è fondamentale mantenere quel pronome, che poi è una ripetizione. Quando io dico il vetro l'ha rotto il temporale, quel pronome L apostrofo sarebbe il pronome lo, il pronome oggetto diretto lo, che si riferisce a il vetro. Quindi ripeto in un certo senso il complemento oggetto: il vetro l'ha rotto il temporale. Il complemento oggetto viene ripetuto 2 volte, il vetro e poi con il pronome L apostrofo. In questo caso è fondamentale mantenere quel pronome, innanzitutto perché, come ho detto prima, sarebbe la risposta naturale alla domanda: chi ha rotto il vetro l'ha rotto il temporale. Nella risposta naturalmente mettiamo quel pronome, ma anche nella nostra struttura si vede che è fondamentale tenere quel pronome, perché se lo togliamo la frase diventa: il vetro ha rotto il temporale, che naturalmente ha un significato incomprensibile. Il vetro che rompe il temporale non avrebbe senso. Quindi attenzione, fondamentale ripetere il complemento oggetto con quel pronome. E si chiama dislocazione a sinistra perché il complemento oggetto, invece di essere messo dopo il verbo, come avviene normalmente nella struttura soggetto, verbo, oggetto, viene dislocato, cioè spostato a sinistra, cioè prima del verbo. Abbiamo visto la dislocazione a sinistra, allora il terzo metodo è quello della dislocazione a destra. Con questo metodo la nostra frase diventa: la mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che l'ha rotto il temporale, il vetro. Perché funziona questa frase? Qualcuno potrebbe pensare: ma un momento, qui il temporale non è più alla fine della frase abbiamo il vetro, non è quella la posizione illuminata dal nostro faro? In realtà no, perché in realtà abbiamo quasi estratto quell'elemento, il vetro, e l'abbiamo quasi tolto dalla frase, infatti l'abbiamo messo dopo la virgola. E la nostra frase in realtà è la stessa di prima, con quel pronome L apostrofo, che, come abbiamo visto prima, è la risposta naturale alla domanda: chi ha rotto il vetro? L'ha rotto il temporale. Perché allora aggiungo il vetro alla fine della frase? Beh, si potrebbe pensare, per esempio, che mi viene in mente che la domanda non era molto chiara, come se io dessi la risposta: l'ha rotto il temporale, e poi mi viene in mente: sì, ma di cosa stiamo parlando? Il vetro. Quindi è come un'aggiunta finale alla mia risposta per chiarire qual era la domanda. Quindi questa si chiama dislocazione a destra, perché il complemento oggetto, il vetro, viene spostato
ancora più a destra di quanto lo era prima, viene messo dopo quella virgola, che ovviamente nella lingua parlata sarebbe una piccola pausa. Ecco, adesso provo a ripetere questa frase con l'intonazione più naturale possibile, come se fossi un attore. La mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che l'ha rotto il temporale, il vetro. Si è sentita un po' la pausa, forse l'ho un po' esagerata. Comunque, questo era il terzo metodo per evidenziare, per enfatizzare la parola il temporale. Passiamo al quarto. Il quarto e ultimo metodo è rappresentato dalla frase scissa. La nostra frase diventa, ormai dovrei saperla a memoria, ma continuo a leggerla. La mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che è stato il temporale a rompere il vetro. Anche qui qualcuno potrebbe pensare, ma un momento, hai messo il vetro alla fine della frase, non è quella la posizione illuminata dal nostro faro? Sì, ma qui ho fatto una cosa diversa. Praticamente ho costruito due frasi. Prima avevo solo un verbo. Nella nostra frase originale avevamo il temporale ha rotto il vetro. Quindi avevamo solo il verbo ha rotto, passato prossimo del verbo rompere, naturalmente. Adesso invece ho aggiunto un altro verbo, ho creato una nuova frase, ho detto è stato il temporale, quindi con il verbo essere, e poi a rompere il vetro. Quindi due frasi. Quindi che cosa ho fatto in realtà? Ho estratto il temporale dalla nostra frase originale e l'ho messo all'inizio in una posizione evidenziata. Lo so che la posizione evidenziata è alla fine della frase, ma in questo caso viene alla fine di quella frase. È stato il temporale, viene dopo il verbo. Quindi quella diventa la posizione illuminata dal nostro faro. E poi viene la seconda parte della frase, in questo caso si tratta di una frase scissa implicita, quindi costruita con la preposizione a e il verbo all'infinito. E questo si sente anche il fatto che il temporale sia nella posizione illuminata dal faro, si capisce anche, si sente anche dall'intonazione della frase. Anche in questo caso provo a leggerla, anzi provo a dirla a memoria, in questo caso con l'intonazione più naturale possibile, e si dovrebbe sentire un'intonazione di questo tipo, quindi che cresce con il temporale e poi sfuma piano piano. Quindi la frase, provo a recitarla a memoria, era la mamma prima dà la colpa ai bambini, ma poi si rende conto che è stato il temporale a rompere il vetro. Si è sentito un po' questa curva, quindi anche quando parliamo tendiamo ad accentuare quella parte della frase, cioè appunto l'elemento che viene estratto dalla frase e viene messo in questa posizione. Come ho detto, questa è una frase scissa implicita. Le frasi scisse non sono semplicissime, ci sono diverse cose da tenere presente quando le usiamo. C'è il tempo del verbo essere, poi il tempo del verbo che segue, in questo caso è un infinito, ma ci sono anche frasi scisse esplicite in cui il verbo poi è coniugato. Non voglio ripetere qui tutta la teoria delle frasi scisse perché ne ho già parlato in quest'altro video, quindi se vi interessa poi approfondire, se non avete visto quel video, vi consiglio di guardare il video sulle frasi scisse per imparare a usarle in maniera naturale, quindi con sicurezza, e c'è anche un piccolo test per verificare la comprensione. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!